Sono Giovanni Riccardi, sono nato in Cilento a Sapri, oltre 60 anni or sono, faccio l'avvocato e da qualche anno ho deciso di ritornare alle origini e quindi aprire delle strutture all'interno del territorio cilentano, e qui siamo a Palazzo Gentilcore. Sono Chiara Fontana, sono nata a Napoli, ma ho avuto un'infanzia in parte cilentana in un'azienda agricola della famiglia di mio padre, a Giungano, e il Cilento mi è rimasto, come dire, nel cuore. Per cui anche se la mia professione è altra, perché insegno diritto tributario alla Federico II, avevo sempre, come dire, in animo di avviare un'attività in questa terra, quindi di tornare in questa terra. Una mattina eravamo andati a portare mio figlio e suo figlio a scuola, gli ho fatto vedere un annuncio, un vendesi, e lui mi ha detto: se trovi i proprietari ti accompagno. E siamo arrivati che era il giorno della festa di San Costabile, quindi la festa patronale, e forse, come dire, come segno premonitore abbiamo trovato la banda che ci veniva incontro. E siamo entrati in questo vecchio edificio fatiscente e con molta pazienza e una tenacia che, come dire, col senno di poi non so dove abbiamo trovato. Abbiamo risolto tutti i problemi legali e 9 mesi dopo, proprio come una gravidanza, abbiamo costituito una società che abbiamo poi, come dire, chiamato San Costabile dal nome del patrono che ci aveva, come dire, accolti e in qualche modo assistiti in questo percorso abbastanza travagliato. Ecco perché poi si chiama Palazzo Gentilcore, perché Gentilcore era San Costabile Gentilcore, che è il patrono di Castellabate. Abbiamo oltre all'albergo anche un ristorante, o meglio una locanda, dove i prodotti che serviamo sono solo prodotti cilentani, che raccogliamo da artigiani, da contadini, qualcuno anche mio cliente, non a chilometro zero, perché giriamo l'intero territorio cilentano, quindi facendo anche 100 chilometri per andare a prendere le salsicce a Redita o a Tardiano, per andare a prendere l'olio a Serra d'Arce o prenderlo a Serre, per andare a prendere i formaggi nel Vallo di Diano, i peperoni cruschi, o meglio il suscellone a Teggiano o a Monte San Giacomo, i fagioli di Controne o quelli di Casalbuono, tutto all'interno del territorio cilentano. Non compriamo niente nella grande distribuzione. L'idea è quella di avere il nostro orto e portarlo poi nella nostra cucina. Abbiamo il nostro lievito madre, che gli chef lavorano 3 volte al giorno, e con le farine che andiamo a prendere a San Cristoforo facciamo, quindi con grani cilentani, grani antichi cilentani, facciamo il pane, facciamo i grissini, ovviamente poi facciamo la pasta fatta in casa. Abbiamo fatto una ricerca anche nei materiali, quindi la ceramica è vietrese ed è dipinta a mano. Il cotto è il cotto di Ogliara, che è un cotto artigianale, lo cuociono ancora nelle fascine di legno. Il legno è solo di olivo, perché Giovanni dice che è il legno cilentano, è solo l'olivo. I kit di cortesia sono al latte di bufala. In realtà noi abbiamo lavorato in prima persona, nel senso che quando siamo entrati per la prima volta lui mi ha detto il giorno prima: domani ci togliamo tutti i pavimenti. E io, che facevo ancora la professoressa universitaria, non avevo ancora questa vita diversa, ho detto: ah sì, facciamo una cosa tipo seduta psicoterapeutica per scaricare l'ansia di questi mesi. E non sapevo che veramente il giorno dopo ha dato un piccone a tutti noi, per cui abbiamo iniziato a togliere le pareti, a togliere i pavimenti. La giornata da noi inizia con gli odori cilentani, per cui capita che si scende giù per la colazione e si sente l'odore del sugo, l'odore anzi del ragù, che sta lì dalle 7 di mattina con tutte le carni tipiche del ragù cilentano, e nelle scale della struttura questo odore al mattino al risveglio, come succedeva quando andavo a casa di nonna quando ero piccolo. Cioè. E quando eravamo piccoli il benvenuto era pane e sugo, aspettando che si ritornasse casomai dal giorno di festa della processione del Santo Patrono, aspettando le 14, 14:30, quando finiva la processione, nonna serviva pane e sugo. Anche noi, i nostri ospiti, servivamo pane e sugo nell'attesa che poi si inizi a mangiare. La cucina richiede tempo e impegno. La cucina semplice non è facile. La cucina semplice è molto molto difficile, però ti consente di sentire quegli aromi, quei profumi, quei gusti che sono tipici del Cilento.
Il Cilento è un giacimento enogastronomico. Qui troviamo grandi prodotti, grandi vini. La ricerca dei prodotti è una delle parti più divertenti di questa storia, nel senso che noi, non comprando niente nella grande distribuzione, cerchiamo piccoli e piccolissimi produttori. E devo dire che come dire, la spesa, perlomeno per quello che mi riguarda, è diventato anche come dire, un fatto culturale, nel senso che lui li conosceva già, ma io onestamente no. Ho trovato persone, come dire, che hanno un senso dell'ospitalità meraviglioso, che hanno l'orgoglio dell'appartenenza a un territorio e l'orgoglio di presentare le proprie tradizioni. Una come dire, delle volte più divertenti è stata una sera in cui gli è venuto in mente che quando era bambino mangiava dei biscotti che chiamano fichiti, che sono dei biscotti poveri, perché sono fatti solo con l'acqua e la farina e poi vengono intinti nel miele, quindi hanno una parte esteriore croccante e all'interno sono molto simili alle chiacchiere napoletane. E in giro non le fanno più. Quindi con una serie di telefonate ha saputo che c'era una signora anziana che li produceva a Torre Orsaia. In realtà siamo arrivati in questa casa di campagna, tutto intorno era buio, era un sabato sera di gennaio, e io mi rifiutavo di scendere dalla macchina perché dicevo non possiamo presentarci alle 7 di sera di sabato sera a casa di queste persone, è chiaro che non è una fabbrica. Lui come al solito è sceso dalla macchina, non mi ha considerato minimamente, alla fine sono scesa pure io e ho trovato un posto bellissimo perché in realtà c'era un laboratorio e nel laboratorio c'era questa signora con il marito e lui si occupava di, come dire, di impacchettare e lei invece quando siamo arrivati li stava impastando davanti al forno, davanti al camino. Ci hanno offerto un bicchiere di vino e dopo un paio d'ore, quando lui mi ha detto che ce ne dovevamo andare, io ho detto ma io potrei anche rimanere, perché era talmente bello ascoltarli, talmente interessante, perché esiste ancora un modo di vivere e di pensare altro rispetto a quello a cui siamo abituati, e che io penso che è quello che poi dovremmo raccontare non solo ai figli, perché non perdano la memoria, ma anche ai viaggiatori, no? A chi viene in Cilento. Da buon cilentano, quando è nato mio figlio, ho piantato 100 piante d'olivo, la dote al figlio maschio. E ricordo che a 14 anni avevamo i coloni e quindi ammazzavamo i maiali e il nonno mi fece ammazzare il maiale. Mi diede il coltello e disse quest'anno il maiale lo ammazzi tu. Io ho un figlio che ne ha 16 e quest'anno il rituale l'ho fatto io con mio figlio, gli ho dato il coltello e gli ho detto quest'anno il maiale lo ammazzi tu. 3-4 minuti non ha detto una parola, però poi ha fatto suo tutto e ha fatto su una realtà. E quando qualche amico gli dice ma non è stato violento, ho detto no, è naturale, perché si ammazza il maiale per fare i salumi. Questa è il Cilento, questa è la tradizione. Uno dei piatti che ormai abbiamo perso, dei prodotti che abbiamo perso in Cilento è la salsiccia cilentana, quella col grasso dentro. Ormai mangiamo tutta carne e che non viene assolutamente conservata sottovuoto, perché rimanendo sottovuoto diventa una ciunga. Invece come anticamente si conserva sotto sughi. Questo noi lo facciamo e lo serviamo ai nostri clienti a colazione. Quest'anno abbiamo fatto nel raccogliere uva, abbiamo fatto non un esperimento, un'altra cosa che faceva mia nonna, che era che si faceva spesso nelle case cilentane, era conservare le verdure, cioè le zucchine, patate, pomodori verdi, melenzane, sotto il mosto, cioè sotto la vinaccia. Se dovessi descrivere la mia cucina direi innanzitutto la terra, dopodiché la tradizione. E lì è un po' un problema perché gli chef spesso sono abituati a modificare quello che, mentre le donne continuano a mantenere il ricordo di quello che era il piatto di una volta. E terza cosa, la passione, che a volte ti rende anche duro, per cui quando la gente ti dice ma lo spaghetto a vongole, le vongole qui non si pescano, qua devi mangiare il spaghetto con le alici, devi mangiare il tonno, devi mangiare il letterato, devi mangiare il palombo, devi mangiare il pesce spada, la lambuca, questo pesce che poi avevi i gamberoni, li trovi dovunque, qua trovi il pesce azzurro buono del Cilento che lo puoi servire in 100 modi, con 100 spezie, con 100 legumi. Quello ci interessa, come dire, raccontare a chi viene a dormire da noi o chi viene a cenare da noi il territorio attraverso i piatti.
quando andiamo in un posto ricordiamo i sapori di quel posto. Se sono uguali a quelli di ogni altro viaggio non ha senso. Il mio piatto del cuore è il coniglio ripieno, il coniglio imbottonato, con l'uva passa, il formaggio, che va cotto sul fuoco, non sul gas, e all'interno di un tegame di creta, perché mi ricorda la festa di paese. E mentre passavi in questi vicoli, sui balconi c'erano queste fornacelle a carbone, e sopra c'era questo tegame di crete e arrivava quell'odore di ragù col coniglio dentro, che poi immancabilmente si bruciacchiava e quindi, voglio dire, si attaccava alla creta, e quindi piava quel sapore di terra che è un ricordo antico. Il mio piatto del cuore è proprio il dolce, la torta della zita, perché era il dolce delle feste. Come dire, nella mia memoria era la torta che preparava nonna la domenica o, come dire, nei giorni di festa. Poi, come dire, facendo un po' di ricerca ho scoperto che era in realtà anche il dolce delle spose, e per questo prende il nome di zita, la zita cilentana. Quindi le spose cilentane offrivano ai loro ospiti questa torta, che è una torta povera in realtà, perché è una ciambella con la crema pasticcera e bagnata ma molto poco, e poi glassata, c'è una glassa sottile al limone. Nei giorni di festa si mettevano i corallini colorati. La mia cucina è indubbiamente tradizionale, è quella della nonna, ovviamente con qualche aggiustamento, però è quella lì tradizionale. Non occorre stravolgere nulla, non occorre inventarsi niente, occorre solo saper raccontare i nostri prodotti. La nostra cucina è assolutamente sostenibile, perché siamo molto attenti, quindi è quasi tutto biologico. Tra l'altro lui non è molto d'accordo su questa storia del biologico, perché più che biologico e però industriale, noi cerchiamo ciò che effettivamente viene prodotto in questa terra senza utilizzare in modo prodotti naturale, non biologico, naturale. La parte che amo di più è l'entroterra, ed è la cucina dell'entroterra, quella dei pastori. Le mozzarelle con la mortella che vengono prodotte in montagna durante la transumanza, quindi il periodo di transumanza in montagna, o la mozzarella che per conservarla la tengono su per una settimana, fino a quando è sabato non ritorno giù, e la conservano nella mortella, e così la mozzarella diventa verde fondamentalmente, o anche il caciocavallo. Del Cilento io amo due cose essenzialmente: i colori, perché ci sono dei colori bellissimi, dei colori che altrove non è difficile trovare, e poi amo l'orgoglio, la tenacia dei cilentani, che non sono persone semplici, però sono persone che hanno una grandissima dignità. La dieta mediterranea è la cucina di nonna. E qualche giorno fa raccontava a mio figlio, con nonna, nel paese di nonna, a Torrossaia, c'è il tabacchi, e l'unica cosa che nonna andava a comprare era il sale e i fiammiferi. Tutto il resto era prodotto in casa. Quella è la dieta mediterranea, quei prodotti, quella cucina, quel mangiare, che rende poi longevi nel Cilento le persone. E questo è frutto anche di tanto sacrificio e di tanta caparbietà. Noi diciamo testa e muro fino a quando non cade il muro. La dieta mediterranea per me è sicuramente la cucina di casa, la cucina di nonna, la cucina dei ricordi, però è anche un patrimonio culturale che non si deve perdere e non si deve snaturare, perché noto che ne parlano in tanti, ma non si può effettivamente parlare o avvalorare la dieta mediterranea senza tener conto dell'esigenza di valorizzare i prodotti del territorio. Il piatto che noi facciamo e che meglio rappresenta la dieta mediterranea è i cavatelli fatti a mano con i grani locali, con la farina locale di Castelruggero
o di Caselle in Pitteri, con le alici di menaica, l'origano del Cervati e il pomodorino nostro, il datterino nostro cilentano. Qualche volta anche col pomodorino giallo, che anticamente, perché d'inverno lo si trova ancora appeso davanti alle porte delle case cilentane, che fino a gennaio è utile, rimane idoneo per poter preparare questo piatto. Il pane dobbiamo dire la farina, perché il pane lo facciamo noi, quindi il pane, i grissini, facciamo i grissini col mais, cioè col granone. Pane a tavola, diciamo che è nemico della tavola, perché noi arriviamo affamati e siamo abituati a mangiare tanto pane e poi riempirci. E per questo lo evitiamo, cioè nel senso noi il pane lo serviamo già quando arriva il piatto, quindi all'inizio a tavola portiamo al massimo dei grissini, portiamo l'entrée, se con l'antipasto è necessario lo portiamo, se l'antipasto, voglio dire, non richiede l'uso del pane, lo serviamo già col primo o col secondo. La merenda era pane, assolutamente, pane e miele, pane e olio, pane, burro e zucchero. Pane, burro e zucchero, pane nella tazza del latte di capra, che nella nostra colazione c'è sempre, cioè abbiamo sia il latte di capra che la ricotta di capra. E non buttiamo il pane che resta, in parte vabbè ovviamente lo grattugiamo come si fa penso in quasi tutte le case, altra parte invece lo tostiamo, quindi lo utilizziamo per fare pane e pomodoro la mattina, lo utilizziamo per fare la zuppa di latte, quindi come dire cerchiamo di non buttare nulla, ecco. O anche per fare il ripieno dei totani, il ripieno delle melenzane, il ripieno delle alici imbuttonate, il ripieno del coniglio. Il pane non si butta. C'è una tradizione, mi ricordo che quando un pezzo di pane ormai era andato, non lo potevi utilizzare in nessun modo, lo si baciava prima di buttarlo. Un altro dei litigi che a me capita spesso di avere è costringere i bambini a mangiare tutto. Anche questa è dieta mediterranea, cioè ci sono ottimi vini cilentani, spesso quelli che fanno quei piccoli che non sono conosciuti, che bisogna andare a cercare. Ci sono tanti giovani che stanno iniziando che sono delle belle realtà e che vanno sicuramente premiate. C'è un'azienda che è Tenute del Fasanello, è una cooperativa, il presidente è un collega, è un avvocato, ma che fa il contadino per davvero, che fa un aglianicone al burno 16 gradi, cioè la stessa gradazione di un amarone, ma che è uno spettacolo. Basta aprire la bottiglia e versarlo nel bicchiere e ti sei assicurato una grande serata.